Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che andremo a vedere oggi sono le previsioni generali per la seconda parte di aprile. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente e il vostro segno lunare. In descrizione trovate un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche il mio indirizzo email nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali. Grazie. Abbiamo il matto, cari amici dell'Ariete. Si parla di la fine di un ciclo, di un qualche cosa che termina e di un qualche cosa che inizia anche a sua volta. Il matto parla di quello che è un'ingenuità, una fiducia verso quello che è il prossimo periodo, la voglia di sperimentare, la voglia di avventurarsi, appunto. C'è voglia di nuovo. Andiamo a vedere questi oracoli. Ok, grazie. La tribù. Wow. È un 8, magari per qualcuno risuona come numero o può avere qualche significato particolare. La tribù fa riferimento a quello che è il trovare, il cercare una propria tribù. Una tribù, un gruppo di amici, può essere un gruppo lavorativo, dove vi sentite apprezzati, dove comunque siete in un certo senso una guida o potreste diventare una guida, insomma. Si tratta proprio di quello che è un gruppo di persone che apprezza chi siete, come siete e verso dove andate. Allora, cominciamo con un 7 di coppe. Quindi sento che regina di coppe. Allora, visto che qui avevamo comunque anche il matto e come vi dicevo potrebbe rappresentare quello che è un inizio, la chiusura di un ciclo, diciamo così, e l'inizio di un altro ciclo, si parte con un 7 di coppe e qui vedo che per molte persone c'è la possibilità di avere diverse possibilità, scusate il gioco di parole. È come se si aprissero un sacco di porte, è come se si aprissero, spiragli, diciamo, che prima non riuscivate a vedere. C'è anche una regina di coppe. La regina di coppe, potrebbe essere una persona, vicino a voi, magari una persona che entra nella vostra vita, o potrebbe rappresentare quello che è la vostra connessione con il vostro lato emotivo, il fatto che siate, profondamente, connessi con quello che è il vostro cuore, diciamo così, okay? Mi parla anche di quello che è un'energia un po' materna e ce lo rivedo un po' in quello che è la tribù, perché questa carta parla proprio dell'essere una guida, okay? E qui abbiamo un fante di spade. Il fante di spade rappresenta sempre un po' un'energia molto giovanile o giovane, in certi casi anche forse un po' immatura. Potrebbe essere una persona, alla quale, diciamo così, state puntando, okay, potrebbe essere una persona a livello romantico, magari potrebbe essere anche semplicemente un collega di lavoro, una collega di lavoro, ehm, non necessariamente ci deve essere una connessione o una connotazione romantica in questo tipo di aspettativa, di voglia insomma di conoscere o di frequentare o di star vicino a questa persona, anche perché essendo un fante ed essendoci comunque qui la regina di coppe, per qualcuno fa riferimento a quello che sono i figli, Andiamo avanti, vediamo che altro vi dicono. Abbiamo la carta della forza e qui con questa carta sento che probabilmente a qualcuno manca il coraggio di fare un qualche tipo di azione. 10 di spade. Probabilmente questo tipo di azione è riferita al 10 di spade, al fatto che bisogna chiudere il ciclo. Anche il matto, vi avevo detto all'inizio che è un po' una chiusura di un ciclo,
da fare o comunque che si fa, è un arcano numero 0, quindi è un po' come se fosse riferito alla chiusura di un ciclo, alla chiusura di un cerchio, okay, e qui di nuovo abbiamo un 10 che mi parla comunque di chiusura. Il 10 di spade racchiude comunque, una certa sofferenza e la volontà, se vogliamo anche il desiderio, di lasciarsela indietro. Abbiamo poi un re di spade e qui sento che il re di spade potrebbe fare riferimento a una vostra chiarezza mentale. Nel momento in cui ci si lascia indietro questa sofferenza, il re di spade potrebbe aiutare a creare quello che è una vostra stabilità, a livello mentale, non che siate instabili, ma diciamo con un vostro ordine mentale, forse così è meglio. Okay? Quindi scusate. Quindi, sento questo re di spade che porta una sorta di determinazione, Andiamo a vedere. Okay, qui abbiamo poi ancora il diavolo e il giudizio. Wow, finiamo con 2 begli arcani maggiori. Quindi c'è in un certo senso il bisogno di lasciarsi indietro questo tipo di energia un po' tossica di cui mi parla il diavolo, che molte volte può far riferimento a quello che è la rabbia, a quello che è la paura, a un qualche tipo di situazione di controllo, okay? E il giudizio mi parla di quello che è un risveglio, una presa di consapevolezza, una un'idea, un qualche tipo di illuminazione, diciamo così, che arriva o, più nello specifico, potrebbe fare riferimento a quello che è una chiamata, okay, magari è una qualcuno sta aspettando una chiamata, insomma, o una notizia anche, okay? Va bene, andiamo a vedere nello specifico perché ci sono queste carte per voi. Andiamo a vedere il 7 di grazie. Allora, il 7 di pentacoli è spiegato da un 3 di bastoni al contrario e da un 8 di coppe. Sì, probabilmente qui c'è qualcuno che, con tutte queste possibilità che si sono aperte, probabilmente da un lato c'è la voglia di andare, diciamo così, in avanscoperta, di sperimentare se vogliamo, c'è la voglia di fare quello che è una ricerca, probabilmente potrebbe anche essere un nuovo progetto di lavoro magari. Però dall'altro lato sento che per qualcuno si tratta di doversi spostare e non c'è probabilmente tanto la voglia di spostarsi da dove siete adesso. Magari dovete trasferirvi a livello di casa, ehm, per qualcuno sento che non è una possibilità, però è come se si tendesse, a tirare indietro. Andiamo a vedere la regina di coppe. Abbiamo la luna e abbiamo un 3 di pentacoli. Quindi qui potrebbe fare riferimento al fatto che qualcuno, come vi dicevo prima, la regina di coppe comunque parla di una persona che è in contatto con il proprio lato emotivo e qui c'è anche la luna e la luna normalmente parla probabilmente di qualche tipo di paura, di qualche tipo di Mhmm, diciamo così, situazione che potrebbe ritornare dal passato. Vi ricordo che anche qui alla fine c'era il giudizio ed è una carta che richiama comunque al passato. C'è un qualche tipo di responsabilità probabilmente, c'è un qualche tipo di, come vi posso spiegare, un qualche tipo di sento mi parlano di peso, quindi per qualcuno è un peso riferito al passato, non lo so, la luna fa anche riferimento a quello che è l'inconscio, quindi potrebbe anche essere un peso, diciamo così, da un punto di vista interiore, una responsabilità da un punto di vista interiore, o mi parlano anche di senso di inadeguatezza. Potrebbe essere che avendo la regina di coppe, ci sia un senso di inegua ineda i di non essere adeguati, okay, a livello di madre. A livello di senso di maternità, magari riferito a un progetto, magari, riferito a una situazione, vi sentite poco amorevoli, ecco. O addirittura, mhmm, quasi poco all'altezza di un qualche tipo di situazione. Andiamo a vedere il
fante di spade, abbiamo un'altra volta il diavolo, vediamo che altro, e il 6 di coppe. Sì, qui per qualcuno potrebbe fare riferimento al fatto che che questo fante di spade fondamentalmente sia potenzialmente quello che potrebbe essere un'anima gemella. Anzi, vi dirò di più, avendo comunque anche un diavolo vicino, direi che forse è più un'anima karmica. Quindi sicuramente questo 10 di spade scusate, questo 10 di spade qui, ehm, perché c'è una sofferenza, c'è un qualche tipo ehm di dolore comunque che si tiene dentro, ed essendoci comunque anche qui il diavolo, potrebbe tranquillamente essere il fatto che questa persona, questo fante di spade, ehm, abbia una sorta guardate, io sento tanto il controllo. C'è qualcuno qui che sta cercando di controllare qualcun altro, okay, sta cercando di anche controllare il sogno di qualcun altro. Probabilmente il 7 di coppe per qualcuno risuona come una sorta di illusione che c'è stata, o dalla quale si arriva. Andiamo a vedere la forza. Allora, la forza è spiegata da un 7 di pentacoli e dall'eremita. Mh. Dunque, per qualcuno potrebbe essere che, diciamo così, si stia aspettando il momento giusto per andarsene. Quello che sento è che manca un po', la volontà, se vogliamo, il fatto di mettere un punto e cambiare girare pagine insomma, okay, perché comunque manca proprio il coraggio. Io sento che per qualcuno manca il coraggio. Potrebbe anche essere che, si faccia fatica a lasciare questa relazione o questa situazione. La relazione karmica non necessariamente deve essere di tipo romantico, potrebbe anche essere un collega di lavoro, okay, comunque una persona diciamo tendenzialmente immatura a livello mentale direi, che tende comunque a controllare, tende magari a mi parlano di lamentarsi. Okay, allora abbiamo un 10 di spade, vediamo questo dolore a che cosa fa riferimento, questa guardate, la torre, un altro 7 di coppe e un 5 di bastoni. Sì, ripeto, qui questo dolore io sento che è collegato a questo 7 di coppe che avete anche qui. Probabilmente qualcuno qui è stato illuso, okay, ha creato una sorta di conflitti, di discussioni, potrebbero anche essere conflitti interiori. Qui qualche cosa è successo per cui si è rotta quello che era una sicurezza, si è rotto un equilibrio, si è rotta una stabilità, diciamo così, okay, o magari per qualcuno risuona anche come fiducia. Andiamo a vedere il re di spade, per piacere, grazie. Il re di spade è spiegato da un 10 di pentacoli, da un re di bastoni, da una sacerdotessa e dalla ruota della fortuna. Di nuovo 10 e 10, quindi anche qui ci si sta preparando o ci si prepara insomma, a quello che è io direi il trovare il coraggio, perché più che coraggio il re di spade parla proprio della determinazione di voler cambiare una situazione all'interno di un certo gruppo, perché qui avete il 10 di pentacoli, quindi potrebbe essere proprio un gruppo di lavoro o per qualcuno un gruppo familiare. C'è qualche cosa all'interno della famiglia o comunque di questo gruppo, insomma, che avete necessità di cambiare. Il re di spade ed è anche un po' quello perché il motivo per cui c'è la tribù. È come se qui doveste tagliare con qualche tipo di, personaggio, di situazione o di relazione che voi avete all'interno di questo gruppo. Ripeto, che sia lavorativo o una famiglia o che sia la vostra, diciamo così, relazione, è tutto valido. Quello che sento con questa carta della tribù è che avete bisogno di un gruppo, comunque di qualcuno che vi dia il giusto valore fondamentalmente, okay, ed è un po' per quello che sento che c'è questa carta. Andiamo a vedere
il diavolo, per piacere, grazie. Il diavolo è spiegato da un 2 di pentacoli, da un 2 di spade e dalla giustizia. Sì, decisamente bisogna tagliar qualcosa. Con il re di spade io sento che ci si sta un attimino preparando, se vogliamo, per questo tipo di taglio, okay, perché poi giustamente arriva la giustizia e io credo che in qualche modo la giustizia divina faccia arrivare questa torre. E poi, abbiamo il 2 di pentacoli e il 2 di spade. Vi confesso che siete abbastanza confusi, okay, siete comunque davanti a un bivio, siete coscienti con la giustizia c'è la necessità di tagliare qualche cosa, okay, voi state solo valutando come e che cosa. I tempi, diciamo così, e le modalità. Andiamo a vedere il giudizio perché comunque si finisce con una bella carta. Allora, il giudizio è spiegato da un 7 di spade al contrario, da un re di spade di nuovo al contrario e da un 9 di spade. Allora, quello che sento è che con questo giudizio voi, avrete quello che io in gergo chiamo un lampadario d'allarme, non un come se non vi si accendesse solo una lampadina, ma se ne accendessero diverse. C'è proprio una sorta di illuminazione, okay, io sento che qui qualcuno viene diventa consapevole di quelle che sono le bugie, di quelle che sono, le mezze verità dette, uhm la confusione mentale, cioè io sento che è come se alla fine del periodo prendeste consapevolezza di tutto quello che è stato questo movimento energetico. E il 9 di spade, che normalmente parla di quelle che sono i pensieri, le ansie, le preoccupazioni, sento che via via, mano a mano che fate questo tipo di processo, questo tipo di comprensione anche dei dubbi, mhmm tutti questi pensieri vanno via via dissipandosi e voi prendete coscienza di quello che è la realtà, di quello che è il diciamo così, il modo, se vogliamo, di chiudere questo cerchio, il modo di chiudere questo capitolo della vostra vita, che può anche essere una discussione, perché comunque qui abbiamo anche un 5 di bastoni, quindi non necessariamente deve essere una rottura tragica. Okay, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho, il conscio e l'inconscio. Io intanto vi chiedo se, volete supportare il canale, di mettere un like al video, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, di condividere e di commentare. A me fa sempre piacere leggere i vostri commenti. Bene, andiamo a vedere conscio e inconscio. Abbiamo partecipazione, okay. Allora, partecipazione, wow, completamento e lottare. Partecipazione, questa carta fa riferimento al fatto che state per far parte o farete parte di un gruppo grosso, fondamentalmente. Quindi se si tratta di lavoro, abbiate fede, se si tratta di quello che è magari una relazione che è lì lì che non parte bene, che ci sono certe cose qui che non funzionan tanto, mhmm, tenete presente che comunque ci sarà questa sorta di partecipazione, questa sorta di gruppo, questa sorta di unione. È un 4 di bastoni, quindi parla comunque di una sorta di stabilità. Potrebbe anche, essere che vi troviate davanti al fatto che dovete firmare un contratto e qui non sapete cosa fare, okay, perché magari questo contratto vi fa sentire un po' schiavi, visto che c'è comunque il diavolo. Il completamento è una bellissima carta, è la carta del mondo. Quindi sento che per molte persone si sta arrivando a quello che è il compimento, come dice anche il matto, al compimento di un ciclo. Quello che sì, probabilmente, non siete consapevoli, io credo che qualcuno qui stia, diciamo così, un po', mhmm, sia diventato un po' duro dentro, sia diventato un po' freddo. Vi ricordo che anche qui c'era un re di spade. Il re di spade è una persona comunque fredda, razionale, logica. Se ci sono dei tagli da fare, li fa senza troppi scrupoli, non mette mai di mezzo il cuore quando si tratta di affari, okay?
Quindi probabilmente avete bisogno di ammorbidirvi un pochettino, perché questa carta qui è la carta del Cavaliere di Spade, parla di determinazione, ma parla anche alle volte di arroganza. Quindi probabilmente avete bisogno di, avvicinarvi un po' di più a questa regina di coppe che rappresenta la vostra emotività, okay? Bene, ancora una carta per gli amici dell'Ariete, grazie. Guardate, mondo interiore. Il vostro Questa carta dice: "Il vostro mondo esterno è una riflessione del vostro mondo interno", okay? Quindi, analizzando quelle che sono le vostre i lati della vostra vita che non funzionano o, ipotesi, i lati di un determinato lavoro, di una determinata situazione o relazione che non funzionano, vi rendete conto che cosa voi state proiettando fuori fondamentalmente. Mh? L'energia che state emanando. Cari amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.